Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche romantiche per il mese di agosto 2024. Ragazzi, giocate in casa questo mese. Avete il diavolo. Ci potrebbe essere qualche condizionamento, qualche questione legata al potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico coi tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso vorreste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due, uno di tarocchi e uno sui chakra, metafisica base, e poi c'è anche il link sul corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a settembre 2024. Sono già aperte le iscrizioni, quindi se avete bisogno di informazioni mi potete contattare e vi mando il programma. Bene, andiamo a vedere amici del Capricorno. Allora, partiamo con una stella, un 4 di spade, un carro, 9 di pentacoli, 3 di spade, la morte e l'eremita. Mamma mia ragazzi, allora io adesso andremo a vedere le carte e parlerò proprio della vostra energia, poi alla fine della lettura andremo a vedere anche l'energia della persona di interesse nel caso abbiate qualcuno. Se siete single, diciamo rimanete con la prima parte della lettura. L'ultima cosa prima di addentrarci, per tutto il mese di agosto ragazzi c'è la lettura della ruota del destino in promozione. Anche lì, se volete più informazioni, mi contattate via mail. Bene, ragazzi, andiamo un attimino a vedere carta per carta, perché con questa stella io ho l'idea che ci sia qualche tipo di obiettivo, di desiderio, di speranza in un progetto determinato, potrebbe essere in quello che, guardate, qua abbiamo una carta che parla di lavoro, quindi sì, potrebbe essere qualche tipo di progetto che vi vede coinvolti nel quotidiano. Allora, 3 di pentacoli, 8 di pentacoli, regina di spade, mondo e luna. Allora, si potrebbe trattare della speranza, come vi dicevo, di questo nuovo lavoro, di questo nuovo progetto o di questa nuova realtà, perché considerato che abbiamo il mondo, per qualcuno si tratta di cambiare residenza piuttosto che di fare un viaggio. Andiamo a vedere il 4 di spade. Queste sono troppe. Allora abbiamo un appeso e un cavaliere di bastoni. È come se il movimento fisico, mi viene da dire, fosse un attimino in stand-by. C'è come un momento di riflessione nel mese di agosto, un momento dove riuscirete a prendervi cura di voi stessi, ma anche a vedere le cose da un altro punto di vista, da un altro aspetto, da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere il carro. Nove di coppe,
e re di spade, che è interessante perché avete re e regina di spade. Ehm, Credo che sia una fase dove stiate rivedendo o vedendo certe dinamiche di comportamento. Può essere che siano le vostre, può essere se avete qualcuno che siano le dinamiche di questa persona piuttosto che della relazione. C'è come la voglia di andare avanti, ma ci sono dei ma. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Carro e asso di spade. Andiamo a vedere anche il 3 di spade, la forza. Sette di pentacoli e 6 di bastoni. Vorrei andare a vedere anche queste carte, ma vi dico qualcosa. Io ho l'idea che qualcuno darà un ultimatum. Con questa regina di spade la sensazione è che marcherete dei limiti, delle regole. C'è anche la luna, in realtà. Luna, stella. Qui ci potrebbe essere veramente qualche sogno che state inseguendo, potrebbe essere un trasferimento, un completamento, magari per qualcuno si tratta di figli, se avete un partner. Però, beh, se siete single, ragazzi, vabbè, ci arrivo dopo a quello. Andiamo a vedere queste due, poi faccio che farvi tutti gli esempi perché ci sono tante chiavi di lettura. Allora, la morte è spiegata da un 7 di bastoni, fante di coppe, fante di bastoni e 5 di denari. Andiamo a vedere l'eremita, imperatore. L'eremita mi risuona parecchio con questo 9 di pentacoli, ragazzi. Uff, eremita di nuovo, 6 di coppe e asso di bastoni. Allora, partiamo dai single. Se siete single, io ho l'idea che siate coinvolti con qualche tipo di progetto, come vi dicevo prima. Può essere un viaggio, può essere un trasferimento, può essere un cambio di lavoro. C'è un qualche cosa che vi farà muovere, mi viene da dire. E durante questo movimento ho la sensazione che conoscerete una persona proprio in linea con voi. È come se ci fosse parecchio feeling a livello mentale. Siete un po' tutte e due sulle vostre, vuoi perché voi siete molto indipendenti, sapete dove volete arrivare, siete autonomi, siete abbastanza forti caratterialmente. L'altra persona, ragazzi, sento che è un po' sulle sue perché potrebbe avere ancora qualche, diciamo, sofferenza da dover elaborare. E poi fondamentalmente è una persona, da un lato indecisa, come se avesse bisogno di una spinta, dall'altra sento che è una persona che sta bene così nella vita che si è creata e quindi probabilmente il conoscervi potrebbe, insomma, destabilizzare un po' questa sicurezza, questa realtà. Vi dico, l'idea qui è che le cose non siano ancora completamente mature per iniziare una conoscenza un po' più approfondita con questa persona. Per adesso, tipo, mantenete le antenne allerta perché qualcuno potrebbe arrivare. Mm? È una persona, ripeto, con la quale c'è parecchio feeling a livello mentale, ma è anche una situazione dove
Sento come se voi aveste bisogno di respirare per certi versi. È un po' come se ci fosse un inizio tra di voi in modo indipendente. Sapete, tipo sì, ci conosciamo, ma io sto cercando di salvarmi da solo e io sto cercando di salvarmi da sola. E ogni tanto la vita ci fa incontrare, ci fa star bene insieme. È un po' questa energia. Ed è per quello che il diavolo in realtà non mi è risuonato come una brutta carta in questa lettura, anzi, è una questione di potere personale. Cioè come se ognuno dei due stesse lavorando sul proprio potere personale, insomma. Arriviamo a chi è in una relazione, ragazzi. Allora, se siete in una relazione di vecchia data, o come l'idea che voi vogliate fare un passo in più, vogliate andare avanti, ma l'altra persona non sia tanto dell'idea, vuoi per pigrizia, vuoi perché ci sono già delle realtà che mantengono impegnata questa persona, vuoi perché c'è di mezzo un trasloco, c'è di mezzo un cambio anche di diversi chilometri da dover effettuare. So che sareste più voi disposti a spostarvi piuttosto che l'altra persona, però è come se ci fosse una sorta di paura a far fare il passo più lungo della gamba. C'è la luna, quindi qualche tipo di paura, qualche tipo di proiezione nel mese di agosto la avrete. Se siete in una relazione, se siete in una relazione, diciamo, che non è ben definita, ragazzi, sento che c'è un po' bisogno di aria fresca. C'è bisogno di togliersi da questo modo statico, fermo, passivo. Ecco, all'inizio mi parlavano di ultimatum. Sento come se qualcuno ad un certo punto mettesse una sorta di ultimatum con l'altra persona, del tipo va bene tutto, cerchiamo di venirci incontro, di capirci, però bisogna smuovere le acque all'interno della relazione. E sento che potrebbe venir bene qualche gioco intimo, mm? Che susciti un po' di caldo, di calore, diciamo così. Però ho anche l'idea, ragazzi, che entrambe le parti della relazione abbiano come bisogno di trovare la propria indipendenza. C'è uno dei due che ha indipendenza da un punto di vista pratico, ma è carente di indipendenza da un punto di vista emotivo, mentre l'altra persona, che in queste letture potreste essere voi come potrebbe essere l'altro, ragazzi, ricordatevi che possono risuonare come invertite, però nei confronti dell'altro è come se ci fosse bisogno di ritrovare un po' la passione. Cioè, c'è come una sorta di staticità da parte dell'altro. Troppa concretezza, mi viene da dire. Invece è come se nella relazione ci fosse bisogno di romanticismo, ci fosse bisogno di coltivare le emozioni del cuore, coltivare nel senso di parlarne anche solo, perché sento che comunque la relazione è molto mentale, difatti il diavolo è collegato all'ego che è collegato alla mente. Tanta mente probabilmente, e occhio alle proiezioni con la carta della luna. Non è male la lettura, ragazzi. Vedo che un po', diciamo, le energie viaggiano un po' per proprio conto. Questo non vuol dire che non vi vediate durante il mese di agosto, per esempio, o che non siate in contatto. Semplicemente è come se ognuno stesse cercando di elaborare, dei lati di se stesso. Vedo molta interdipendenza all'interno della relazione. Andiamo a vedere più di un angelo. Che cosa ho visto? Inganno. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. E se ve la devo dire tutta, ragazzi, mi dispiace per quello che sto per dirvi, però ho come l'impressione con questo 5 di pentacoli che siate voi. Perché il 5 di pentacoli è una carta che risuona con la modalità vittima e mi piace chiamarla modalità vittima
perché è uno stato d'essere in cui decidiamo di entrare o di restare. Siamo padroni di noi stessi e dire basta, non ho bisogno di essere salvato da nessuno. E quindi può essere, perché avete anche comunque la carta della luna, che vi stiate un po' raccontando delle storie, per quello che è importante la vostra autonomia all'interno della coppia, non aspettarsi che sia l'altro a risolvervi i problemi, a facilitarvi la vita. Fatemi sapere come vi risuona. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri, quindi può essere buono un confronto. E poi qui ragazzi abbiamo separazione, si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. C'è una questione di distanza qua, come vi avevo detto prima. È interessante perché l'eremita in questo mazzo viene rappresentato come una persona che si allontana con una barca, come se dovesse affrontare un viaggio da solo. Quindi se la separazione non è fisica, perlomeno è o intellettuale o insomma è come se ognuno dei due dovesse prendersi un attimo di pausa, un attimo di ritiro spirituale, proprio per, mi viene da dire scoprire gli inganni, ragazzi, ma gli inganni che voi fate a voi stessi. Perché una volta che una persona riesce a vedere le proprie bugie, è molto più facile riconoscerle anche negli altri. Ma se noi siamo ciechi con noi stessi e ci facciamo ingannare dalla mente e non riconosciamo certe cose, è ovvio che neanche negli altri. Quando non si vede l'errore non lo si può correggere. Bene, ultimo oracolo, giusto per darvi qualche spunto di riflessione in più. Wow, segui i tuoi sogni. E qui avevamo due carte di sogno, la luna e la stella. Lezione di oggi. Indica un sogno o un'ambizione speciale sulla quale hai vacillato o che hai posticipato. Che cosa ti ha motivato a metterla in stand-by questa azione positiva? L'obiettivo determina se le tue scuse, se la tua scusa è reale e se non lo è, identifica la ragione reale per la quale hai ritardato, perché hai ritardato, diciamo, il fare qualche cosa perché possa. Aspettate, mi sono incartata tra l'italiano e lo spagnolo. Identifica la ragione reale per la quale hai ritardato perché tu possa fare qualcosa al rispetto. Giustamente identificate che cosa vi fa la bugia, l'inganno che vi state raccontando e che vi sta facendo ritardare in questo tipo di sogno, di ambizione. Che interessante. Questi oracoli, ragazzi, devo dire che non lo so se mi è capitato qualche volta dove non risuonassero con la lettura. Comunque sono molto interessanti, ispiratori. Bene, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io vi mando il programma sulle credenze limitanti. Diversamente, se volete procedere a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I temi degli abbonamento al canale sono temi di metafisica, anche avanzata qualcuno, però sono spiegati in modo semplice ed è sono 4 playlist e sono strutturate come una scuola. Quindi una volta che voi finite le playlist potete anche disabbonarvi. Una volta che avete finito una playlist e non avete più voglia di continuare ad imparare, potete disabbonarvi. Però mi raccomando ragazzi, almeno date un'occhiata ai titoli, fatevi venire la curiosità perché è proprio un sunto di tutto quello che ho studiato io e che io ho riordinato in modo che fosse tipo una guida, un accompagnamento per accelerare il vostro percorso di crescita. Ok? Io lo dico sempre in fondo al video per non tediarvi, perché non voglio essere quella che cerca di vendere a tutti i costi l'abbonamento, però veramente, se considero tutto il lavoro che ho dietro, tutti il bagaglio culturale che vi sto dando, la quota dell'abbonamento davvero è accessibile e più che abbordabile, insomma. Però ognuno sceglie che strada intraprendere, insomma. Va bene, basta, non vi stresso più.
Detto questo, vi auguro un bellissimo mese di agosto, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!